Se tutto questo non fosse successo, io non mi sarei mai innamorato di te. Tu non capisci, Steven. Quell'uomo ci ha... Che cosa hai detto? Ho detto un sacco di cose, Cassandra. Prima, un attimo fa. Steven, non puoi farmi questo. Non così, non ora. Non riesco a capire di cosa tu stia parlando. Hai detto che ti sei innamorato di me. Davvero? E quando l'avrei fatto? Prima, quando mi hai detto che... Avevi forse dei dubbi? Certo che ne avevo. No, aspetta. Certo che ho dei dubbi e vorrei sentirtelo ridire. Mi dispiace, Cassandra, ma non è un mio problema se non ascolti quello che dico. Per favore, Steven, potresti ridirmelo. Che cosa dovrebbe ridirti? Per favore, Jason, aspetta un attimo. Ora va da Jason, ha bisogno che tu lo tranquillizzi. Ma... Va da lui, Cassandra. Va bene, ci vado. Ma tu non ti muovere da qui. Non so se mi troverai esattamente in questo punto della stanza, ma ti posso assicurare che non sono il tipo che scappa. Bene, grazie. Che cosa succede, dolcezza? Mio padre sapeva e non ha mosso un dito. L'uomo che mi ha insegnato a essere altruista, che mi diceva di aiutare chi aveva più bisogno e di non guardare il contenitore, ma il contenuto delle persone. Era informato su tutto e non ha saputo far altro che ficcare la testa sotto la sabbia. Non dovresti trarre conclusioni affrettate. Come potete giustificarli? L'hanno lasciato solo. È come se i tuoi genitori, invece di portarti via dall'America, ti avessero costretto a restare lì per rivivere quell'incubo ogni giorno della tua vita. Non è proprio la stessa cosa, Cassandra. Scusa, non volevo farti rivivere quel momento. Non avrei dovuto dirlo. No, Cass. Non voglio che ci siano argomenti tabù tra di noi. E gli psicologi dicono che parlarne dovrebbe esorcizzare il demone che alberga in me. Ma tu ne dubiti? Non lo so, Cass. Forse serve, ma su una cosa non credo di sbagliare. Quale? I miei genitori mi hanno portato via dagli States per proteggermi, come i tuoi genitori. Comportandosi in quel modo hanno cercato di proteggere te e loro stessi. Non sono d'accordo. Quello che sapeva tuo padre era che la famiglia di quella donna era pericolosa. Allora non avrebbe dovuto scoparsela. Avrebbe dovuto starle lontano. Non solo perché era un uomo sposato, ma anche perché sapeva a cosa stava andando incontro. Cazzo, il suo collega era scappato terrorizzato per colpa della famiglia di quella donna. Cassandra, come ti ho già detto, non sta a te giudicare il comportamento dei tuoi genitori. Non hai la possibilità di chiedergli spiegazioni e non puoi arrogarti il diritto di giudicarli. Non puoi sapere quanto sia stata dura per loro, quanto abbiano sofferto. Perché non mi hanno detto niente? Hai pensato che tuo padre potesse essere davvero all'oscuro di tutto? Sì, me l'ha fatto notare anche Steven. Ma se fosse stato così, non avrebbe cercato di accumulare prove per discolparsi, ma lo avrebbe accolto tra noi. Forse le prove che stava raccogliendo non erano per discolparsi, ma per scusarsi, per fargli capire perché non c'è stato per lui. Tutte queste sono solo ipotesi e ho paura che non saprò mai la verità. La loro verità non gli ha impedito d'amarti e questa è l'unica cosa che devi ricordarti. Steven! La serata è bellissima, non trovi? Che cosa ho interrotto quando sono arrivato? Che cosa volevi che ti ripetesse? Mi ha detto che è solo merito di tutto quello che ci è successo, se si è reso conto d'amarmi. Era ora, cazzo! Vai, forza! Per piacere, Steven, ho bisogno di sentirtelo ridire. Avresti dovuto prestare più attenzione alle mie parole, Cassandra. Ora puoi chiedermi una cosa soltanto. Che cosa? Perdono. Come vuoi, Steven. Ti chiedo perdono per essere stata poco attenta a quello che stavi dicendo. E per aver usato darti degli ordini. Ora posso riascoltare le tue preziose parole. Cosa ti fa pensare che abbia intenzione di ripeterle? Non pensi che meriti una seconda possibilità? No, Cassandra, non lo penso. Ma se segui Jason e farai tutto quello che ti chiederà senza protestare, potrai decidere di continuare il discorso che così poco gentilmente hai interrotto. Perché? Nessuna domanda, nessuna protesta. Seguilo e avrai quello che vuoi da me. Sì, signore. Alla trave, Jason. Che trave? Seguimi e lo scoprirai. Pensavo fosse solo ornamentale. Non solo. Non ti muovere da qui. Non so se ce la faccio. Ho la testa piena di pensieri e il cuore in tumulto per tutto quello che ho scoperto. Non sono in grado di giocare. Non la penso come te, Cass. Hai bisogno di staccare la mente da tutti quei pensieri e giocare un po' con noi è un modo bellissimo di distrarsi. Non credi?